La prima e anche l'ultima volta per ora in cui vi ho parlato di HTD, Horological Tool Department, il microbrand italiano realizzato dai due Federico, i due ragazzi fiorentini, Federico Zulian e Federico Del Guerra, che ci hanno messo l'anima dietro questo progetto. Ho intitolato il video "Quanto costa un sogno?". Che cosa volevo dire? Che il sogno è quello dei due ragazzi fiorentini, dei due Federico, di realizzare qualcosa di importante, e non mi riferisco soltanto all'orologio, non mi riferisco soltanto a questi ultimi Aquatic o alla linea Esagraph che hanno realizzato con riferimento ai loro cronografi. Il sogno di questi due ragazzi, ed è anche il mio sogno, il motivo per cui ho comprato molti HTD, e che possano in futuro fare la storia dell'orologeria. E anche se non so bene perché io creda in questo sogno, devo dire che vedendo come lavorano ci credo davvero, e ve ne parlo in questa nuova puntata, ma tra pochi secondi, come al solito, dopo la sigla. Iniziamo. Abbiamo già visto nell'unboxing di questi due orologi di che cosa si tratta. Due skin diver molto anni 70, con due quadranti diversi, anni 70 anche loro, un po' per il disegno, pallettoni e Space Boy, un po' perché sono dei quadranti neri opachi come era appunto negli anni 70. La stessa Rolex utilizzava quadranti opachi in maniera tale che sotto l'acqua la luce non riflettesse. Un po' perché hanno delle tipiche linee anni 70 e sono anche bellissime linee che io ho apprezzato tanto, e che per quanto semplici sono anche linee assolutamente iconiche, e già come è successo per i cronografi di HTD hanno reso celebri i loro diver, ormai facilmente riconoscibili grazie proprio alle loro forme, alle loro satinature, ma anche a queste anse che ormai sono, possiamo dire, tipicamente HTD, delle anse ad elica molto squadrate che anche nei loro cronografi hanno da subito individuato un certo stile. Al di là delle specifiche tecniche di cui potremmo discutere amabilmente, io vorrei concentrarmi sugli aspetti romantici che rendono particolari questi orologi, su quelle caratteristiche, ma anche su quegli elementi di ricercatezza che dimostrano la grande passione messa dietro ogni orologio HTD da parte dei loro creatori, dei loro fondatori. Ad esempio il vetro in zaffiro bombato, un vetro bellissimo che è difficile da trovare in altri orologi, così come la ghiera in alluminio stampata in negativo, il cui colore alluminio risalta così come era una volta nei diver degli anni 70, così come anche il bollino dietro il fondello, che non è un bollino qualsiasi di quelli che si consumano con l'utilizzo. No, questo bollino è simbolo di autenticità, ma anche simbolo di usura dell'orologio, e infatti è un bollino che si rovina praticamente al primo lavaggio e che va via facilmente con un po' di acqua e di sapone, ad indicare che l'orologio, se quel bollino è ancora presente, è davvero nuovo e mai utilizzato. Una ricercatezza, insomma, un piccolo dettaglio che però svela appunto la passione che ci mette HTD dietro la realizzazione dei loro orologi. Allo stesso modo anche i quadranti, che per quanto stampati, per quanto possano sembrare di facile realizzazione, in realtà richiedono una certa precisione nel deposito, per esempio strato per strato del luminova, in maniera tale da avere un effetto molto tridimensionale nonostante l'assenza di bicchierini di contenimento. E poi nel loro design anche la minuteria radiale del pallettoni e la minuteria aperta dello Space Boy, così come anche le sfere di questi orologi, che non cercano di imitare, di copiare nessuno, ma sono delle sfere a bastone, per quanto semplici, assolutamente perfette per questo tipo di orologio. Ma ancora più interessante di tutta la storia e di tutta la linea HTD, a partire dal primo capitolo dei loro cronografi, come per esempio questo Cannoli, fino al secondo capitolo dei diver, degli Aquatic, e sono molto curioso di vedere che cosa ha in serbo HTD per il futuro, è la limitatissima produzione di questi
questi orologi che praticamente li rende molto esclusivi, nonostante appunto si tratti di un micro brand. Ed è il motivo per cui, anche se io non sono un vero amante dei micro brand e non ho altri micro brand se non HTD, sono così attratto da questo tipo di orologi, proprio perché la loro storia, il modo di lavorare di HTD rende questi orologi già oggetti da collezione, orologi che è difficile da trovare e che, ad esempio, così come accadrà anche per questo video, quando faccio vedere l'HTD Cannoni in un video su YouTube o anche su Instagram, ricevo decine di messaggi per sapere se sono interessato a venderlo. Questo a dimostrazione del fatto che non soltanto è molto apprezzato e indubbiamente è un bel orologio, ma anche molto ricercato in quanto raro da trovare, tant'è che orologi di questo tipo, che all'inizio della storia di HTD si compravano per poco più di 300 euro, oggi hanno raggiunto quotazioni che sfiorano le 1500 euro, così come già questi Aquatic che sono stati lanciati e ordinabili in preordine e che oggi hanno prezzi invece abbastanza alti. Sono richieste infatti 750 euro per un Aquatic e il loro prezzo aumenterà, ho saputo dall'azienda, a breve, ma che oltre alle specifiche tecniche offrono, come dicevo all'inizio, il sogno di aver realizzato qualcosa di importante per la storia dell'orologeria. Non so se avrò ragione con queste parole e lo sapremo soltanto con il futuro, però sono certo di una cosa: dietro gli HTD, dietro il mio Cannoni e dietro questi due Aquatic c'è la passione e c'è la speranza dei due Federico, dei fondatori di HTD, di aver fatto qualcosa di importante per l'orologeria, e questo non posso che apprezzarlo, così come non posso che apprezzare l'idea di realizzare qualcosa di originale e che prenda spunto dalla storia dell'orologeria senza necessariamente copiare. Non ci sono insomma soltanto le specifiche tecniche, non c'è soltanto il vetro zaffiro super domed con doppio trattamento antiriflesso, il calibro Miyota 9039, così come lo spessore per un diver di 12 mm compreso il vetro bombato. Insomma, non ci sono soltanto le caratteristiche tecniche, non sono le specifiche sulla carta a dire se un orologio è bello oppure se emoziona, almeno nel mio caso. Nel caso di HTD e nel caso invece di questi due Aquatic, ciò che mi emoziona è l'idea e il sogno che c'è dietro la Horological Tool Department. Insomma, li ho messi in collezione molto volentieri e non vedo l'ora di godermeli a mare. Vorrei sapere come al solito cosa ne pensate, non tanto dei modelli in particolari, ma del discorso sui micro brand più ampio che ho fatto in questo video. Io vi ringrazio per essere stati con me qui nella nostra stanza degli orologi, ci vediamo in una prossima puntata qui su TOC. Ciao!